Dajiahao e bentornati! Oggi vi voglio parlare di alcuni aspetti che probabilmente non conoscete dei cinesi. Molte volte sicuramente vi è capitato di vedere degli atteggiamenti strani da parte dei cinesi e non attribuirgli un significato. Bene, oggi voglio svelarvi alcune curiosità. Prima, curiosità. Vi è mai capitato di avere a che fare con dei negozianti cinesi o proprio trovarvi in Cina e nel momento in cui date la banconota, l'esercente è lì che cerca di capire se la banconota è vera o è falsa? Vi è mai capitato? Se vi è capitato, se vi è successo, dovete pensare che in Cina il denaro contraffatto è veramente un grosso problema. Esistono vari metodi per controllare le banconote, ad esempio come far passare il dito sull'immagine di Mao Zedong oppure sentire la superficie in rilievo alle sue spalle. Lo smercio delle banconote false è molte volte causato dai turisti ingenui che non si rendono conto di aver tra le mani una banconota falsa. Quindi non vi preoccupate, non vi sta dando del truffatore, ma ovviamente deve controllare se la banconota è effettivamente vera. Ecco perché anche in Cina si paga tutto online, si usa il telefono ed è questo molto utile. Tra l'altro volevo darvi un consiglio: se avete per esempio un iPhone, vi consiglio di attivare e di collegare la vostra magari prepagata, insomma la vostra carta al conto Apple Pay, perché ragazzi è comodissimo, non dovete più maneggiare denaro e pagate solo con il telefono. Infatti ultimamente sto uscendo con pochissima roba in mano, non mi va in questo periodo poi specialmente di maneggiare del denaro, perché con mascherina, guanti, un casino pazzesco, utilizzo solo il telefono. Seconda curiosità: perché i cinesi hanno difficoltà a capire il passato? Se insegniamo l'italiano agli stranieri per indicare ciò che è accaduto ieri, quindi il passato, puntiamo il dito dietro la nostra schiena. Se dobbiamo invece indicare il futuro, poniamo il dito davanti a noi. Ecco, in Cina tutto questo non esiste, è completamente il contrario. La parola cinese dopodomani è Houqian, che letteralmente significa il giorno dietro. Allo stesso modo, l'altro ieri è Qiantian, il giorno davanti. Inoltre la parola prossimo corrisponde al cinese Zhu, mentre precedente corrisponde a Su. Quindi, mentre la lingua italiana vede i progressi avanti e verso l'alto, il cinese sembra fare completamente l'opposto. Questo ti sembra assurdo? Ma c'è una ragione per questo. Infatti il futuro non lo puoi vedere, non puoi vedere cosa c'è dietro di te, puoi vedere il passato nei ricordi. Non so se vi è chiaro, ma questo concetto, che è molto complicato perché è completamente diverso dal nostro punto di vista, ne parlo anche nel mio libro a pagina 110. Infatti in Instant Cinese proprio c'è una parte in cui spiego questo concetto e per capirlo dovete ragionare in modo cinese, e nel momento in cui ragionate nella maniera cinese vi sembrerà molto più semplice capire questo discorso del passato e del futuro. Terza curiosità: perché i cinesi utilizzano solo bagni alla turca? Se non sapete di cosa sto parlando, il bagno alla turca è essenzialmente un buco senza posto per sedersi. Alcuni bagni pubblici, in particolare quelli delle stazioni degli autobus, sono spaventosi e addirittura in alcuni bisogna anche pagare l'ingresso, ma non perché stiamo parlando di scarsissima pulizia, ma perché sono praticamente quasi tutti alla turca. A volte addirittura anche nelle case esiste il bagno alla turca. Ma perché? I cinesi li preferiscono. Questo proprio perché i glutei così non vanno a contatto diretto con la tavoletta e quindi la superficie del water, e potrebbe risultare invece non molto igienico. Però dal momento che anche in casa ci sono molti bagni alla turca, alcune persone anche anziane acquistano la tavoletta come se fosse una sediolina, quindi è una tavoletta portatile, e pare che anche molti anziani gironzolano per la città, fanno la passeggiata con la loro tavoletta sotto braccio, così se dovessero andare in bagno hanno il loro water portatile. Per esempio a Pechino, che ci sono tantissimi bagni pubblici, sono tutti quanti
con la turca, sotto certi punti di vista è anche più comodo effettivamente per il discorso igienico. Non so se vi è mai capitato di andare in alcuni bagni magari degli autogrill qui in Italia ed effettivamente sono sporchissimi. Io personalmente non mi siedo mai, è disgustoso pensare a volte che non lo so, il pantalone o magari la borsa che hai a tracolla possa anche solo sfiorare la ceramica del water. A volte veramente mi fa ribrezzo solo al pensiero. Cosa ne pensate? Ditemi cosa ne pensate al riguardo e soprattutto le vostre esperienze in Cina, perché so che molti di voi hanno proprio anche case in Cina con il bagno alla turca. Ditemi un po' cosa ne pensate. Quarta e ultima curiosità, perché i cinesi sputano? La prima cosa che molti notano dopo l'arrivo in Cina è che le persone sputano in pubblico. Sono soprattutto persone anziane, ma i giovani non hanno molta vergogna nell'espettorare sul marciapiede. Alcune persone credono che sia legato alla medicina tradizionale cinese, quindi un tentativo di liberarsi di un eccesso di fluido per bilanciare l'intero sistema. Al contrario, non riescono a capire la nostra abitudine di soffiarsi il naso con i fazzoletti, per poi ricacciarli dalle nostre tasche come un tesoro prezioso, e questo loro lo trovano decisamente antiigienico e totalmente inutile. Molte grandi città hanno iniziato ad incoraggiare i residenti ad evitare di sputare nei luoghi pubblici oppure di dirigerli nei cassonetti e nelle fogne. Quando sono stata in Cina sinceramente non ho notato tutta questa cosa dello sputare eccetera, perché in realtà qui in Italia quando io prendevo l'autobus per andare al lavoro vedevo veramente la gente che lo faceva normalmente, sia persone italiane, anziane, sia persone straniere, non cinesi, sia giovani italiani. Quindi in realtà quando sono andata in Cina non mi è sembrato tutto così assurdo, non ne ho visto, cioè non mi ha stupito oppure sono rimasta tanto colpita in maniera negativa, perché in realtà non gli ho dato molto peso. Comunque dai, spero di avervi fatto scoprire delle cose nuove, magari anche farvi sorridere, farvi passare qualche minuto in mia compagnia. Se ancora non mi seguite, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram che vi aggiorno, chiedo, a volte faccio dei dei sondaggi sulle varie cose. Comunque China__time, che c'era una ragazza una volta che non sapeva come si leggeva il mio nome, Kaina, ragazzi, China, dai, su, forza. Va bene, dai, sono un po' stanchina e quindi sto un po' sbalvolando, veramente a volte sembro ubriaca. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. 再见，bye bye。